Se ti dicessi che esiste una filosofia antica capace di ridurre lo stress, aumentare la tua resilienza e farti sentire più sereno già dai primi giorni di pratica, mi crederesti? Benvenuto su Egologico. Oggi entriamo nel mondo dello stoicismo, l'arte di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. La scuola di vita che ha forgiato gli imperatori romani e che ancora oggi può renderci più forti, più saggi e, perché no, più felici. Resta con me fino alla fine del video. Scoprirai 6 insegnamenti pratici di Seneca, Marco Aurelio ed Epitteto da portare subito nella tua routine quotidiana. L'ultimo insegnamento ti stupirà. Sei pronto a cambiare prospettiva? Prima di scoprire i singoli insegnamenti, se non l'avete ancora fatto, questo è il momento perfetto per iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Facciamo un breve passo indietro. Lo stoicismo nasce ad Atene intorno al 300 a.C., ma è a Roma che raggiunge il suo apice, grazie a 3 figure leggendarie. Seneca, consigliere dell'imperatore Nerone, autore di lettere dense di consigli pratici. Epitteto, schiavo liberato, diventato maestro di vita grazie alla sua straordinaria saggezza popolare. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, che nel suo diario privato e segreto, le Meditazioni, ci ha lasciato un manuale di resilienza emotiva. Ma che cosa significa, in parole semplici, essere stoici? Significa imparare a distinguere ciò che dipende da noi, come i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri valori, da ciò che non possiamo controllare. Il tempo meteorologico, il traffico, le opinioni altrui e i loro comportamenti. Già in questo concetto di base risiede la potenza dello stoicismo. Se concentriamo le nostre energie su ciò che possiamo gestire, riduciamo ansia e frustrazione e acquisiamo libertà interiore. Il primo e più potente insegnamento stoico è la dicotomia del controllo. Epitteto la sintetizzò così: non sono le cose in sé a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse. Tradotto in azioni concrete, significa 2 passi fondamentali. Riconoscere cosa dipende da me, i miei pensieri, le mie reazioni, le mie azioni. Lasciare andare ciò che non posso cambiare, eventi esterni, risultati, il passato, le opinioni altrui. Esempio pratico. Sei bloccato nel traffico, situazione esterna fuori dal tuo controllo, e senti crescere la rabbia. Invece di lasciarti travolgere, chiediti: posso sbloccare le macchine davanti a me? Posso cambiare la loro posizione? No. Posso invece regolare il mio respiro, accettare la situazione e usare il tempo in auto per ascoltare un podcast o fare un esercizio di respirazione. Questa semplice domanda, posso controllarlo, ti restituisce il potere emotivo. Esercizio da provare. Ora trova un evento recente che ti ha fatto arrabbiare, una discussione, un contrattempo, e scrivi su un foglio 2 colonne. A sinistra tutte le cose che potevi controllare, a destra quelle che non dipendevano da te. Vedrai subito che la colonna di destra sarà molto più grande e che concentrarti sulla colonna di sinistra è l'unica strada per non rimanere schiacciato dall'ansia. Passiamo al secondo insegnamento, la virtù. Per gli stoici, l'unico vero bene non è la ricchezza, non è la fama, non è il potere, è la rettitudine d'animo, la coltivazione della virtù. Le virtù cardinali sono 4. Saggezza, la capacità di discernere il giusto dal non giusto. Giustizia, trattare ogni essere umano con equità e rispetto. Coraggio, affrontare le difficoltà senza fuggire. Temperanza, moderazione e autocontrollo. Perché è importante? Perché le gioie esterne, un aumento di stipendio, un like in più sui social,
sono indifferenti se non accompagnate da un animo virtuoso. Solo la virtù ci rende liberi. Nessuno può toglierci la nostra integrità, nemmeno le circostanze più avverse. Esempio pratico. Immagina di dover scegliere tra un progetto lavorativo che garantisce molti soldi, ma richiede compromessi etici, e un'opportunità più modesta, ma che rispetta i tuoi valori. Lo stoico dirà: preferisco meno denaro e la coscienza pulita, perché la mia virtù è il vero bene. Tu cosa sceglieresti? Il terzo insegnamento arriva direttamente dal diario di Marco Aurelio. Le meditazioni non sono un libro da leggere una volta, ma un flusso continuo di autoanalisi. Come praticarlo oggi? Scegli un momento fisso, mattina appena sveglio o sera prima di dormire. Preparati un quaderno o apri un'app con 2 colonne. Cosa ho fatto bene oggi? Cosa posso migliorare domani? Rispondi con franchezza, niente scuse, solo osservazione oggettiva. Benefici. Rafforzi la consapevolezza delle tue azioni. Identifichi schemi negativi, per esempio procrastinazione, reazioni impulsive. Alleni la gratitudine, annotando anche le piccole vittorie. Esempio pratico. Oggi ho mantenuto la calma durante una riunione difficile. Domani devo prepararmi meglio per evitare di andare fuori tema durante la discussione. Insegnamenti speciali. Memento mori, amor fati e premeditatio malorum. Ora entriamo in concetti più forti, tipici dello stoicismo più pratico. Memento mori, ricordati che devi morire. Questo non viene detto per farci vivere nella paura, ma per dare valore a ogni istante. Seneca affermava: non è che abbiamo una vita breve, ma ne sprechiamo molta. Esercizio che puoi fare. Dedica 1 minuto al giorno a pensare alla tua mortalità. Ti farà apprezzare di più il tempo che hai. Amor fati. Ama il tuo destino. Abbraccia ogni ostacolo come parte necessaria della tua crescita. Marco Aurelio scriveva: tutto ciò che accade, accade come dovrebbe. E se osservi con attenzione, scoprirai che è così, anche se subito sembra una sventura. Accogli il vento contrario, è lui che innalza la barca. Ecco un semplice esempio. Immagina di aver pianificato un'escursione all'aria aperta, ma arriva un acquazzone improvviso. Invece di maledire le nuvole, potresti trasformare la delusione in un'opportunità, raccogliere alcune gocce d'acqua e osservare come si posano sulle foglie, ascoltare il ritmo rilassante della pioggia e magari improvvisare una sessione di yoga in salotto o leggere un bel libro. Così, ciò che sembra un ostacolo diventa un'occasione per rallentare, osservare e apprendere. Premeditatio malorum è una pratica fondamentale dello stoicismo antico, insegnata da filosofi come Seneca e Marco Aurelio. Consiste nel meditare e anticipare mentalmente le difficoltà e le avversità della vita, per prepararsi ad affrontarle con serenità e controllo emotivo. Questo esercizio aiuta a ridurre la paura e lo stress, permettendo di mantenere la calma anche nei momenti più difficili. Oggi potremmo usare anche la visualizzazione gratificante. Anziché soffermarci sulla paura della perdita, pratichiamo un esercizio di gratitudine potenziata. Chiudi gli occhi e pensa a 3 cose, persone, momenti o cose, di cui sei profondamente grato. Immagina per un attimo di non averle più. Concentra l'attenzione sulle emozioni che provi. Riporta il pensiero al presente e lasciati inondare dalla gratitudine per averle nella tua vita. Perché funziona? Ti allena a non dare nulla per scontato, a riconoscere il valore reale di ciò che possiedi, senza cadere in ansia sterile. Suggerimento pratico: esegui questo mini esercizio al risveglio o prima di addormentarti per aumentare il tuo benessere quotidiano. Provala subito. Scegli 3 elementi cari:
Immagina di perderli e poi torna al presente con un profondo senso di riconoscenza. Se vuoi, scrivi nei commenti cosa hai provato. Mettiamo in pratica tutto quanto in un caso reale. Immagina di trovarti in ufficio, una mail di critica ingiusta arriva nella tua casella e senti il sangue ribollire. Ecco come intervenire passo passo. Fermati, dicotomia del controllo. Non posso controllare il tono della mail, ma posso controllare la mia risposta. Respira, virtù della temperanza. Un respiro profondo in 4 secondi. Trattieni per 2. Espiri in 4. Rifletti, diario stoico. Chiediti, qual è la cosa giusta da fare? Rispondere con rabbia o con gentilezza costruttiva? Accetta. Amor fati. Se la critica contiene un fondo di verità, usala per migliorare. Se è solo maleducazione, lasciala scivolare. In conclusione, ringrazia per quello che hai oggi, anche se non ti sembra così importante. Potresti non averlo domani. Con questo approccio, trasformi la reazione emotiva in un'opportunità di crescita e rafforzi la tua resilienza stoica. Eccoci alla fine. Questi sono solo 6 insegnamenti chiave dello stoicismo per gestire lo stress, coltivare la virtù e vivere con maggiore consapevolezza. Grazie per averli esplorati con me. Ricorda la dicotomia del controllo. Fai della virtù il tuo faro. Pratica il diario stoico ogni giorno. Coltiva gratitudine con memento mori, amor fati, premeditatio malorum e visualizzazione gratificante. Fammi sapere nei commenti quale lezione proverai prima o se eri già a conoscenza di queste tecniche. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi approfondimenti. Ti aspetto al prossimo video.